Ciao a tutti ragazzi, io sono Lisa e lì dietro la telecamera c'è la mia amica Vera. Benvenuti sul nostro canale di Science for Dummies, in cui vi condurremo alla scoperta di un mondo a pochi conosciuto, non visibile ad occhio nudo, eppure sempre presente dentro e attorno a noi, il mondo della biologia e della microbiologia. Nonostante pochi ne conoscano le basi, questa realtà non dovrebbe essere così sottovalutata. E un esempio che mi porta a dir ciò è la stessa pandemia Covid-19 che attualmente sta cambiando e ha cambiato radicalmente la vita di tutti noi. E se ci pensiamo, cosa ha portato questa pandemia a diventare un problema mondiale? Sicuramente la mancanza di conoscenza. La mancanza di conoscenza innanzitutto nel definire cosa fosse questo virus, come si comportasse all'interno del nostro corpo. Questa pandemia ci ha ricordato che la nostra libertà ha dei limiti, dettata dall'interazione tra i nostri corpi e la realtà che li circonda. Ad esempio, immaginiamoci di trovarci in un deserto oppure aver mangiato qualcosa di salato. Come prima cosa fareste? Sicuramente berreste litri e litri di acqua. Sì, ma perché? Ovviamente perché abbiamo sete. Sì, ma l'abbiamo deciso noi, l'abbiamo voluto noi? No, questa sensazione è figlia della circostanza in cui ci trovavamo, in questo caso ovviamente il deserto arido oppure i quintali di sale che nostra nonna aggiunge nel nostro piatto. Beh, quindi questo esempio ci fa capire bene che il mondo in cui viviamo è soggiogato al principio di causa e effetto, che governa le leggi della natura e soprattutto di ciò che è vivo e ciò che non lo è. Quindi, per poter capire con occhi lucidi il mondo, la realtà in cui ci troviamo, è bene che tutti quanti studino e conoscano questa realtà stessa, in modo tale da poter capire innanzitutto noi stessi e poi il mondo in cui viviamo. E non solo, ricordiamoci che noi tutti i giorni, senza essere consapevoli, utilizziamo una macchina complessissima che è appunto il nostro corpo. E dato che tutti quanti ci preoccupiamo di mantenere e prenderci cura di questa macchina, appunto il corpo, che meccanici saremmo se non conoscessimo i pezzi e come questi pezzi funzionano? Io penso che questa curiosità sia dentro tutti voi. È per questo motivo che, secondo me, la conoscenza delle basi di biologia e di microbiologia dovrebbe essere in dote a tutti quanti. E quindi, basandomi sulle mie conoscenze scientifiche, ciò che vorrei fare è poter essere d'aiuto in qualche modo a tutti quanti, in questo momento ma anche in futuro. E quindi ciò che vorrei fare è quello di portarvi la mia conoscenza e di potervi rendere accessibili tutti gli argomenti che le riviste scientifiche hanno trattato. Sono le uniche fonti attendibili che noi abbiamo in questo ambito e voglio farlo nel modo più semplice e chiaro possibile per tutti quanti. Quindi, per questo momento da Science for Dummies è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!